Buongiorno, siamo nella sede centrale di 3DZ. Siamo insieme a Cristian Parmegiani, Country Manager per 3DZ. Vorrei partire leggendo un brevissimo estratto preso dalla descrizione presente sul vostro sito. Al giorno d'oggi la stampa 3D non rappresenta più una tecnologia di solo prototipazione rapida, ma un universo in espansione capace di offrire un significativo vantaggio competitivo a molti e diversi settori. Può spiegarci meglio questo concetto, presentandoci anche 3DZ? Certo, buongiorno innanzitutto Maurizio e grazie per questa opportunità. Brevemente ti racconto chi è 3DZ. 3DZ è un'azienda che nasce ormai più di 10 anni fa con due obiettivi principali. Il primo è quello di offrire consulenza applicativa alle aziende manifatturiere per quanto riguarda la stampa 3D. Il secondo è quello di offrire un supporto tecnico locale. Quindi quello che facciamo ogni giorno è capire con le aziende quali sono le loro esigenze legate al mondo della stampa 3D e aiutarle a scegliere la miglior tecnologia. Oggi 3DZ vanta più di 2000 installazioni attive, abbiamo oltre 30 tecnici certificati, 5 sedi operative in Italia e poi abbiamo delle sedi internazionali in vari stati. Tutte le macchine che 3DZ offre oggi sono 4.0 certificate. In più offriamo anche un servizio di interconnessione per i nostri clienti, di modo che abbiano la garanzia che tutte le attrezzature che proponiamo siano conformi alla normativa e quindi possono beneficiare degli incentivi che ci sono. Okay. Riguardo al mondo della stampa 3D, l'estratto che hai preso sta a significare che si è partiti da quello che era la sola prototipazione, mentre oggi ci si avvicina tantissimo a quello che è il mondo della produzione vera dei componenti. Ma cercando di approfondire ulteriormente, cosa significa utilizzare la stampa 3D per la produzione? Quali sono le applicazioni più interessanti? Allora, quando noi parliamo di produzione intendiamo componenti definitivi, quindi che hanno materiali definitivi, che vengono utilizzati in un contesto reale. Okay? Ci sono tante applicazioni che possono essere dai beni di consumo, quindi da realizzare un occhiale personalizzato a un orologio, un paio di scarpe, ma i due, diciamo così, gruppi principali sono in realtà il rapid tooling, quindi la capacità di realizzare attrezzature per la produzione, per l'officina meccanica, e la produzione di piccoli lotti, ok? Quindi quel quantitativo che non è conveniente col tradizionale e che ha bisogno di velocità di produzione. Ma considerando la vostra conoscenza del mercato e il fatto che lavorate a stretto contatto con aziende di diversi settori, quali sono le necessità che riscontrate più spesso? Come la stampa 3D può aiutare le aziende a risolvere questi problemi e a essere più competitive? Allora, diciamo così, i problemi principali che i clienti ci sottopongono sono il tempo, quindi hanno bisogno di essere rapidi nell'immissione del mercato del prodotto e molto spesso hanno bisogno di migliorare il prodotto attuale. Okay? Poi se c'è un beneficio di costo, meglio, ma non è il primo driver. Vorrei, Maurizio, raccontartelo però facendoti due esempi pratici di alcuni nostri clienti che hanno impiegato proprio la macchina e quindi per farti capire. Vedi, questi qua ad esempio sono dei tappini, ok, per la chiusura dei profili d'alluminio. Quindi noi abbiamo un nostro cliente che produce profili d'alluminio, quelli che noi vediamo sulle finestre di casa piuttosto che sulle docce, e normalmente questi particolari sono realizzati da stampo iniezione perché fatti in grandi quantità. Ora questo cliente ci chiama e ci dice: guarda, il cliente ci ha chiesto una modifica dell'ultimo minuto, non abbiamo il tempo tecnico di realizzare uno stampo, la stampa 3D però è in grado di fare un prodotto finale in 200-300 pezzi, quindi non 1, 2, 3 pezzi. Quindi abbiamo fatto l'analisi di fattibilità col cliente, abbiamo scelto il materiale più adeguato e abbiamo prodotto in 24 ore, ok, più di 300 pezzi che sono stati montati e utilizzati in ambito produttivo. Quindi Maurizio, questo è un po' l'esempio, no, dei piccoli lotti, 200, 300, 400 pezzi dove la problematica è proprio la tempistica di realizzazione. Immagino l'altro pezzo sia un pezzo di
tooling. Esatto Maurizio, quindi in questo caso questo è proprio un pezzo di un nostro cliente che è la Danfoss, ok? È una multinazionale che fa tante cose ma nasce nella produzione di valvole d'acqua, termostati, pressostati, ok? Fanno produzione interna e hanno la necessità di realizzare attrezzature. Questo nello specifico è un'attrezzatura di sollevamento, ok? Prende i particolari quando escono dalla lavorazione, no? CNC che tu conosci bene, voglio dire. Certo. Quindi inizialmente nasce il pezzo in acciaio e il cliente però aveva una necessità. Uno, non fermare dei CNC per la produzione per fare delle attrezzature, un pezzo custom, ma soprattutto essendo un'attrezzatura di movimento aveva necessità di alleggerire questo componente. Quindi qua è stata un'applicazione un po' particolare perché passiamo dal metallo a un componente in un materiale totalmente differente. Quindi abbiamo fatto l'analisi con il nostro team degli ingegneri delle applicazioni, abbiamo scelto il materiale, abbiamo ridisegnato il pezzo con il cliente, okay? Abbiamo usato un tecnopolimero in plastica, facendo che cosa? Andando, come vedi questa è una sezione, ad alleggerire il pezzo internamente, andandolo a rinforzare dove ci serve, perché la tecnologia ci consente di fare questo, e poi abbiamo realizzato il particolare, l'abbiamo testato con il cliente. Oggi questo particolare è in produzione, è il 40% più leggero dell'originale, pesa ha un 30% di risparmio economico, ok? Ma soprattutto il pezzo originale era fatto da 3 componenti per poter essere lavorato. Oggi viene realizzato in componente unico, quindi c'è anche il vantaggio di non doverlo assemblare questo pezzo, no? Quindi qui vedi proprio 2 esempi pratici, no? Di produzioni finali, ok? Pezzi reali, uno di rapid tooling e uno invece di produzione di piccoli lotti. Direi da manuale quasi, da manuale della comunità europea, per il risparmio di tempo, materiale. Esatto. Poliammide. Aggiungo una cosa Maurizio, è una tecnologia, se vogliamo, anche ecosostenibile, perché ci consente di usare solo il materiale che ci serve, ok? E non avere spreco. Come viene il processo di introduzione di una stampante 3D in azienda? E soprattutto per arrivare a consigliare una macchina, esistono criteri guida basati su settori di impiego, processi, tecnologia o anche budget, predominanti su altri? Allora, ti racconto un po' quello che è l'approccio di 3DZ, ok? La prima cosa per noi è definire gli obiettivi con il cliente, quindi dobbiamo capire col cliente che cosa deve realizzare, che cosa vuole ottenere con la stampa 3D. Fatto questo passaggio andiamo a identificare l'applicazione specifica, quindi il settore di appartenenza e il contesto tecnico, ok? E come ultimo step facciamo un'analisi economica, quindi andiamo a valutare quanto deve costare quel prodotto per essere effettivamente immessibile sul mercato, ok? Fatto questo primo approccio di analisi profonda, passiamo a un'analisi tecnico-operativa. 3DZ negli ultimi anni ha investito in un reparto di ingegneri delle applicazioni che utilizzano le nostre macchine tutti i giorni in settori verticali. Quindi con queste persone noi, fatta l'analisi, andiamo ad approfondire che materiale utilizzare, andiamo ad approfondire i requisiti tecnici che deve avere l'applicazione, ma soprattutto andiamo a analizzare il processo con cui verrà prodotto quel pezzo. Cerco di spiegarmi. Le stampanti 3D possono essere prodotte in diversi modi, no? Partiamo dalle resine liquide alle polveri, no? Il filamento. Quindi anche lo stesso materiale prodotto in modi diversi dà risposte diverse. Un comportamento diverso. Quindi è importante che con i nostri clienti scegliamo la tecnologia, il design del prodotto e il materiale. Fatto questo passaggio con la nostra struttura che vedi qua interna, realizziamo il prodotto, lo testiamo col cliente e se viene validato poi dopo facciamo la fornitura chiaramente dell'attrezzatura, che poi è un po' anche il nostro mestiere. Non vendete macchine ma risolvete problemi, Sì, date soluzioni. Esatto. Questa è la secondo me, Maurizio, noi dobbiamo dare qualcosa ai clienti che non trovano, no, su internet, che non trovano, cioè non può essere il prezzo o il datasheet, no? Noi dobbiamo trasferire la competenza. Quindi quello che cerchiamo di fare è dire al cliente, in un contesto che magari conosci poco, ti aiutiamo a capire qual è la via giusta e qual è la macchina giusta per te.
Questo è un po'... Complimenti. Per concludere, uno sguardo al futuro. Attualmente trattate quasi esclusivamente stampanti 3D con build volume relativamente ridotto, Sì, almeno vero. confrontato con le nostre Vero, macchine. vero. Nel mondo della meccanica in generale la tendenza è sempre questa oppure è probabile che ci si sposta gradualmente verso la stampa di volumi più grandi? Allora, quello che vedo ormai, non solo nell'ultimo periodo, ma da qualche anno, è che c'è una richiesta crescente di volumi più grandi. Ok? Quindi il mercato chiama, no? Un po' questo tipo di soluzione. Però ad oggi, con le attrezzature che ci sono, con i materiali che ci sono ancora dei vincoli tali per cui rende un po' antieconomico fare pezzi molto grandi oggi con la stampa 3D. Quindi, per dirti, in futuro, secondo me, sarà una tendenza che è destinata a crescere e mi aspetto, magari anche con il vostro aiuto, di arrivare sul mercato con tecnologie più importanti sul grande formato. Oggi però quello che più ci chiede il mercato è la grande produttività e grande ripetibilità, quindi tanti pezzi in poco tempo. Quindi per rispondere a questa domanda, quindi tendenzialmente sono pezzi medio-piccoli, ok? Però prodotti in pochi giorni, come l'esempio, no, che ti ho fatto prima, quindi i 400-500 pezzi, però in 2-3 giorni prodotti sostanzialmente. Abbiamo qualche speranza di entrare invece sui toolings perché possono essere più... Sono d'accordo, lì secondo me c'è un mercato molto grande. Christian, grazie dell'intervista e vorrei salutare tutti e ringraziare 3DZ per l'ospitalità e per l'interessante cose che abbiamo sentito. Grazie Maurizio, è stato per noi un piacere, un onore essere qui con te oggi e spero che sia l'inizio di un cammino insieme. Grazie.